Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Voglio brevemente introdurre la chiacchierata che state per ascoltare e per vedere. Come sapete, le ultime 2 settimane di giugno sono stata ad Agnone, in Molise, per lavorare, per insegnare l'italiano in occasione di una vacanza studio per studenti stranieri. Mentre ero lì, mi è venuta l'idea di registrare delle brevi video interviste con persone del luogo o con persone che erano con me in quel momento. Quindi la video intervista che state per vedere è una conversazione tra me e Daniele, un ragazzo di Agnone che ha collaborato con noi durante il programma e che ha 21 anni, è nato ad Agnone e vive ad Agnone. Quindi penso che questa conversazione sia molto interessante dal punto di vista linguistico, perché ascolterete 2 persone italiane parlare insieme e soprattutto 2 persone italiane che vengono da 2 zone diverse dell'Italia, io da Roma e lui da Agnone, quindi anche 2 regioni italiane differenti, Lazio e Molise. E poi può essere interessante anche dal punto di vista del contenuto, perché le domande che io ho posto a Daniele riguardano la vita ad Agnone, quindi com'è vivere ad Agnone per un ragazzo di 21 anni. Spero che questo video vi piaccia, spero che questa conversazione vi piaccia e che vi sia utile anche per fare un piccolo esercizio di ascolto e comprensione orale. Quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Allora, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con Daniele che ci racconterà un po' di sé e della sua vita qui ad Agnone. Ciao a tutti, io sono Daniele e sono un collega che aiuta Lucrezia in queste 2 settimane. Allora, sono uno studente di ingegneria gestionale a Lanciano. Quest'anno sono rientrato proprio qui ad Agnone per studiare, vado solo lì per dare gli esami e questa scelta mi è un po' pesata, però dall'altro lato è stata giusta. Ok, giusta in che senso? Perché giusta? Allora, stando qui ad Agnone ho la possibilità di concentrarmi direttamente sullo studio, quindi non devo fare nient'altro. I 2 anni precedenti vivevo in una casa con altri ragazzi, altri coinquilini, quindi dovevo farmi io da mangiare, lavare, stirare, quindi avevo meno tempo per me, Esatto, così. più distrazioni Sì, forse. molte più distrazioni. Stando qui comunque che è un paese piccolo, durante l'inverno non c'è molto da fare, quindi Devi studiare per forza. è l'unica cosa che puoi fare. Tu hai una macchina? Dei miei genitori. Ok, sì, quindi usi la macchina dei Sì. tuoi genitori per andare all'università. Per andare all'università, sì. E per spostarti in O generale. comunque tramite i mezzi o pullman. Qual è la cosa che ti piace di più di vivere ad Agnone? Dipende, io comunque sono cresciuto Certo, qui, certo. quindi ho tutti i miei amici, perché la maggior parte sono rimasti qui in Agnone, quindi ho la compagnia e tutto quanto. Però dall'altro lato è un paese molto piccolo e per noi giovani non è molto attraente, non c'è molto da fare, Ok. quindi Senti che a un certo punto della tua vita dovrai cambiare città o no? molto probabilmente sì, è dovuto comunque al fatto che qui, proprio in Agnone, in Molise, non c'è molto lavoro, quindi noi giovani siamo costretti ad andare via, perché se ci fosse stata l'opportunità, ben venga, saremmo rimasti Certo. comunque qui. Certo. E dove andresti? Quale città sceglieresti? Dipende perché ci sono molte alternative. Comunque l'alternativa migliore sarebbe comunque di salire su al nord. Per quello che sto studiando io Certo. comunque Torino, Bologna, Milano sono quelle più gettonate. Certo, quindi poi dipende anche molto dal percorso di studi che Sì. uno fa. Alcuni dei tuoi amici vogliono rimanere qui o hanno altri progetti? Ho un amico che ha scelto un percorso diverso, dal nostro universitario e ha, tra virgolette, aperto una concessionaria di auto qui a Agnone. Ok. Lui ha fatto questa scelta e per il momento sta andando anche bene.
Bene, sono Siamo contenta. contenti per lui. Sì, certo, perché comunque diciamo non siamo obbligati, no, a cambiare città o comunque No. dipende molto dalle ambizioni personali. E dipende anche dal saper sfruttare una situazione. Lui ha avuto questa possibilità e ha detto ok, posso farlo, voglio fare questo. Certo. Quando sei qui, che cosa fai nel tempo libero? Allora, fino a 2 o 3 anni fa, nel tempo libero comunque giocavo con la squadra di calcio di Agnone. Poi ho avuto un po' di problemi col mio ginocchio e ho dovuto lasciare. Però comunque tra musica e tutto quanto riusciamo Ok, a musica? passare. Che tipo di musica? Dipende. Suoni qualche strumento? No. No, ho un amico che sa suonare molto bene, quindi magari quando va a fare qualche serata, qualcosa, lo accompagniamo, almeno per fargli compagnia durante il viaggio. Tu hai gli stessi amici da quando eri piccolo? Sì, la maggior parte sono quelli, poi qualcuno nuovo che conosci, però gran parte sono quelli. In linea di massima il gruppo non è cambiato troppo? No, chi magari è un po' fuori Agnone, però magari il weekend riesce a rientrare o se non è ogni weekend, almeno una volta al mese è qui. Quando tu eri studente fuori sede, Sì. quante volte tornavi qui? È stato un periodo dove ho fatto tirocinio, dove riuscivo a rientrare una volta al mese, sì e no, perché comunque facevo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 5 dentro un'azienda. Sinceramente riuscire a rientrare da lì verso Agnone era un po' complicato, quindi preferivo rimanere direttamente lì e passare il weekend lì. Comunque avevo un gruppo di amici anche là, ci sono rimasto in contatto e ci sentiamo. Progetti per il futuro prossimo, diciamo, che farai quest'estate, a parte studiare per gli esami? Non so, non abbiamo niente in programma di speciale, però cercheremo comunque di organizzare magari qualche viaggio, qualcosa, non proprio in estate, ma magari a ottobre, novembre, quando la sessione di esami è terminata. Benissimo. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma No, anche no. no, va bene così Va per bene il così, momento. per oggi è sufficiente. La tortura è finita. Va bene, grazie mille Di per niente. aver risposto alle mie domande e per essere stato qui per il video. Spero ti sia divertito. Sì, dai, è una cosa nuova, quindi proviamola a fare. Grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao. Ciao a tutti.